Il mondo sta cambiando e lo fa con straordinaria velocità. Internet, i big data, la connessione tra computer e sensori hanno dato inizio a una grande trasformazione. Cambiano la società e il lavoro. Vecchi mestieri saranno distrutti, nuovi si creeranno. Quanto lavoro avremo? Quanta libertà? Quali i rapporti tra le persone? Questo processo non sarà reversibile, ma il suo esito non è predeterminato. Tutto dipenderà dalle scelte che faremo affinché le opportunità rese possibili dalla tecnologia vadano a beneficio del lavoro e della società, favorendo innovazioni sostenibili. La nuova tecnologia da 200 anni è un problema per l'occupazione, ma bastava che i profitti che venivano fuori come frutto dell'innovazione venivano poi reinvestiti nell'economia reale. Poi il lavoro magari in una parte dell'economia moriva, ma poi rinasceva da un'altra parte. Abbiamo 4 sfide davanti a noi. Arricchire i contenuti del lavoro, valorizzandone quelle caratteristiche che le macchine non ci contendono. Creatività, autonomia, pensiero critico. In un mondo in cui il sapere cambia rapidamente, l'apprendimento continuo dovrà essere un diritto universale. Rilassare. Perché tutti abbiano diritto ad un lavoro dignitoso, occorre redistribuirlo. Serve una vita con più tempo libero e meno tempo di lavoro. I cambiamenti radicali che la tecnologia porterà nell'occupazione dunque sono un'opportunità per ripensare il ruolo del lavoro nelle nostre vite e un cambiamento profondo è necessario per realizzare qualità per tutti e un'economia sostenibile. Spostarsi sul part-time offrirà più posti di lavoro per tutti. Riconoscere il valore della cura porrà fine alla denigrazione delle persone che la offrono senza essere retribuite o con compensi molto bassi. Se tutti lavorassero part-time, si ridurrebbe il divario tra buona e cattiva occupazione. Progettare nuovi lavori che rispondano ai bisogni che nasceranno nel tempo liberato e nella domanda di nuovo welfare. Dobbiamo passare dall'innovazione che vende all'innovazione che serve. Redistribuire. I 30 anni trascorsi hanno ridotto redditi e sicurezza sociale. Sono esplose disuguaglianze talmente grandi da minare le stesse democrazie. Si devono affermare modelli redistributivi nuovi ed efficaci. Tutto ciò significa contrattare la digitalizzazione. Una contrattazione d'anticipo sull'opportunità, non sul rimedio ai danni che l'innovazione può produrre. Puntando sul territorio, sulle filiere, sul rapporto università e ricerca, favorendo investimenti lungimiranti e imprese socialmente responsabili. Servono nuove forme di partecipazione e codeterminazione. Serve una contrattazione sulla condizione di lavoro che dia alla persona accesso ai diritti collettivi in tutti i luoghi e per tutte le forme di lavoro. Un fatto è che i sindacati stanno cambiando natura in modo da poter organizzare anche i lavoratori autonomi e coloro che lavorano in unità individuali e che sono impiegati da queste compagnie. Si tratta quindi di un cambiamento della visione complessiva del sindacato. Un'altra cosa che ritengo dobbiamo fare è chiederci, visto che l'economia sta diventando più digitalizzata, più online, più globale, non dovremmo noi come sindacati diventare più digitali, più online e più globali? Penso che la risposta sia decisamente sì. Noi dobbiamo incontrare i lavoratori laddove essi si trovano e oggi si trovano sempre più online. Organizzare i non organizzati, coinvolgere e farsi coinvolgere da tutti coloro che accettano questa sfida, insieme, perché solo così si potrà sconfiggere il lavoro subalterno rendendolo più libero e responsabile.